Buongiorno amici del canale! Su questa bella maglia oggi vi farò conoscere i due nuovi colori Magic Paint. Venere, un rosa delicatissimo, proprio una stoffa delicata collegata all'altro nuovo colore. Un tortora grigio scuro con una punta di viola che si chiama taffetà. Due colori che insieme stanno benissimo, molto femminili, molto grintosi, che possono essere abbinati o a pezzi molto classici come il mio, una bella maglia in stile provenzale, o a tutto tondo con effetto quasi scatola su pareti, su porte, su mobili, per dare un effetto molto moderno, molto contemporaneo. Quindi provateli e provateli insieme perché sono una goduria. Ora io parto carteggiando la parte superiore con la mia bella levigatrice e vediamo dove si va a finire. Parto carteggiando con la mia levigatrice. Sotto ci ho messo una carta telata da 150 e voi mi direte: Elisa, perché carteggi e non usi lo sverniciatore? Perché non ha più vernice. Qua è rimasta solo la finitura a mordente. Che cos'è il mordente? È un tingente che veniva dissolto in olio o in solvente e veniva utilizzato per tingere, per scurire certi tipi di legno. È un legno bellissimo, pregiatissimo, lo voglio portare fuori a respirare, voglio che la sua bella vena sia visibile nella parte superiore e quindi mi tocca utilizzare la levigatrice. Ricordate che per bucare la carta insieme alla levigatrice danno la piastra ed è facilissimo, basta andare a livello, quindi si mette qua, qui anche, io vado sempre un pochettino più abbondante perché mi piace andare ai bordi e si schiaccia. I buchi sono fatti proprio bene giusti in concomitanza della piastra ovviamente, vedete? E voilà! In questo modo, ora che io collego l'aspirapolvere alla levigatrice e parto a carteggiare usando anche l'aspirapolvere, non faccio polvere nell'ambiente ed è importante visto che oggi carteggio dentro perché fuori piove un po'. Parto con la prima mano di taffetà e visto che il pezzo si smonta completamente, c'è un piano, la parte della maglia e la parte della base, le ho già divise. Farò la prima parte con taffetà e inizio, colore puro, uso l'Elizabeth che stende la pittura in modo eccezionale, coprente, morbido, vellutato e via. Guardate che bella tonalità. È un colore elegantissimo. Mi raccomando, sapete che con la prima mano si va sempre bene in profondità, si tolgono tutti i difettini e si cerca di coprire al massimo. Questo decoro, questo intaglio è bellissimo. È un pennello con le setole molto morbide l'Elizabeth e va bene in profondità, quindi senza fare fatica copriamo tantissimo.
Qua si capisce che questa maglia è molto vecchia perché la superficie è proprio incongruente, si vede che è stata lavorata a mano con la sgorbia e quindi è un lavoro proprio di pregio. Ovviamente non rovineremo nulla colorandola, assolutamente, anche perché era semplicemente color legno, non ha una patina antica che stiamo togliendo. E lo alleggeriremo tantissimo, proprio perché comunque dalle sue forme ai suoi decori è un po' pesante al naturale. Finisco con la prima mano e poi passiamo alla prima mano dell'altro colore. Ed è ora della prima mano di Venere sul nostro secondo pezzo. È un rosa molto molto delicato, un rosa elegantissimo, ha una punticina di grigio e quindi è un rosa cipria leggero, delicato, molto elegante. Ha anche lui una coprenza meravigliosa. Valutate bene la tonalità su 2 mani, mi raccomando, perché sapete che i colori chiari devono sempre essere valutati quanto una coprenza totale, e qua la coprenza totale con 2 mani ce l'avremo. È un colore molto elegante. E voilà, una bella mano su tutta la superficie anche qua, e poi rifiniamo con la seconda mano di colore su tutte e 2 le superfici, in modo che voi possiate vedere bene 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 la tonalità, il colore. Seconda mano di taffetà su tutta la superficie. Ho preso questo pennello a punta per andare meglio in alcuni punti un po' più interni. Non sarà una seconda mano piena, sarà una mano leggera con qualche ritocco. L'importante è che il colore sia bello, profondo, lineare, pulito. Dovete capire la tonalità. Questo è un tutorial fatto apposta per farvi conoscere bene questi 2 nuovi colori. Quindi ci tengo a mantenerveli il più possibile profondi e puri. Molto coprente. Seconda mano di Venere sulla nostra maglia. Coprenza è totale e uso questo pennello a punta, il punta 4, perché almeno vado bene 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 all'interno delle mie scanalature e non faccio fatica. Guardate, anche qui all'interno degli intagli è molto facile. Con la seconda mano ho ottenuto la coprenza totale. Qua. Voglio aggiungere un dettaglio importante, visto che ci sono questi bellissimi intagli, col Clear Sand e il mio pennellino andrò ad evidenziare tutti i disegnini, tutti gli intagli, per poi fare un leggero décapé, in modo da far venire veramente fuori questo disegno. Quindi giro bene il clear e guardate quanto sono belli insieme, guardate che mix pazzesco, elegante, raffinato, belli belli belli. Essendo in rilievo non faccio fatica e non voglio neanche dipingere in modo netto e totale, quindi col pennello andrò semplicemente ad evidenziare il petalo sporcandolo in questo modo. È un passaggio molto divertente, elegante, facile come vedete e che non porterà via molto tempo. Vedete, è proprio una cosa molto raffinata e delicata. Non è una pittura piena, è una carezza.
e provvedo su tutta la parte esterna. È ora del decapè. Passo carta 100, una grana 100 con la mia levigatrice, ho fatto già i buchini, aspirapolvere collegato per non far il polvere e tolgo un po' di eccesso dai bordini, un decapè molto delicato. Una mano generosa di cera jasmine su tutta la superficie, quindi sia la parte in legno che le parti colorate. Poi vi ambiento questa chicca e faccio vedere quanto sono belli anche alla luce del sole, Venere e taffetà. Ora guardate la magia della cera sul legno. Qua i legni sono differenti, ma è il bello di questo pezzo fatto a mano molto vecchio. Guardate che spettacolo. Il legno ora ha sete, deve essere protetto, nutrito e deve tirar fuori la propria essenza, altrimenti non avrebbe avuto senso sverniciarlo, mi raccomando, carteggiarlo. Quindi idratato è completamente diverso, è un velluto. Ora io stendo bene con tante coccole, con tanto amore la cera su tutto il pezzo e poi ve lo faccio vedere ambientato. Anche questo restyling è finito e l'ho messo nel mio portico. In effetti queste due tonalità, taffetà e Venere, stanno benissimo all'interno ma anche all'esterno. Vi assicuro che abbinati anche dei grigi, al dark sand, al Julia's Grey, al nostro portico, che sapete era un mix di serendipity con altre tonalità, sta benissimo. Quindi ricordatevi, non è per forza diciamo un abbinamento da proporre in ambienti classici, anche se il mio restyling è in tema provenzale. Ok? Ditemi nei commenti se vi piace, io lo terrò qui perché è perfetto come isola d'appoggio, visto che è bella davanti e dietro, per fare magari un aperitivo, non lo so, mi piace smezzare questa parte del portico con questo mobile. Scrivetemi nei commenti se vi piace quindi e iscrivetevi al canale, così non perdete neanche un tutorial. Ciao!